Ok, manovra dell'alluce. Cosa senti quando traziona l'alluce? Una tensione all'occhio, come se mi dovesse chiudere l'occhio. Ok, è un occhio che ha avuto problemi? Ho 3 punti qua di fianco all'occhio. Cosa hai fatto esattamente? Ero piccolissima e facevo l'altalena su una tenda e sono andata a sbattere contro un'anta di un armadio. Ok. Allora, quanto senti tirare così sull'occhio, da 0 a 10? 4. 4? Ok. Adesso lascia andare l'alluce. La tensione che arriva all'occhio è uguale, di più di meno? 0. 0. Rifai la manovra dell'alluce. La tensione si riattiva, riemerge oppure... Piano piano. Tensione all'occhio? 0? 0. 0. Cosa succede? Che arriva piano piano. Dove arriva pian piano? Qua esternamente all'occhio e sopra, come se si dovesse chiudere. Ok. Da 0 quant'è adesso? 2. 2, stai attenta. Non cambiare nulla per cortesia. Tolgo anche il compenso che c'è sul ginocchio e quello del piede. La tensione quant'è? Aumenta. 3. 3. 4. 4. Adesso io lascio andare i compensi. Tu ascolta la tensione all'occhio, cosa fa? Scende. E quanto scende? Quasi del Quasi tutto. 0, di nuovo 0. Avete visto? Trazione dell'alluce decompensato, decompenso il recurvatum del ginocchio, metto in asse corretto la catena corrispettiva e la tensione da qui pian piano si propaga fino all'occhio. Cos'è successo a quell'occhio? Ho i punti, sono andata a sbattere contro un'altra di un armadio. Quindi c'è stato un trauma contro un'anta di armadio, poi sono stati applicati dei punti di sutura, giusto? Okay. Piano piano queste tensioni dovranno diminuire trattando questa catena, ovvero il trauma dell'occhio pian piano è stato aiutato a sopravvivere, compensando attraverso tutto il gioco delle catene fino all'appoggio del piede. Mettendo in assetto corretto il piede, la tensione tende a ritornare, dovrebbe adesso, man mano facciamo il lavoro, ogni volta tornare un po' meno. Quanto è adesso? Meno. Quanto? 2. 2, io sto facendo la stessa cosa, fino a che dovrà sparire e dovrebbe succedere, anzi non lo voglio dire, non vogliamo anticipare nulla, dovremmo chiedere a lei, pian piano, lasciando, che cosa avverte nel volto, nell'occhio, nello sguardo, nel guardare, dall'acutezza visiva alla libertà del movimento degli occhi. In questo momento è un po' offuscato il mio occhio. Ok, l'occhio di sinistra in questo momento è offuscato, prima non lo era. Quindi l'occhio ci sta dicendo che richiederebbe un aiuto, quale in questo momento non lo so, ma si tratta di utilizzare tecniche che conosciamo, per restituire all'occhio la sua funzione di mobilità, di movimento, di acutezza visiva poi. Ascoltiamo la sua seconda cervicale che è un pochettino compressa sulla C3.
Allora andiamo sulla seconda cervicale e andiamo su un punto che dovrebbe far emergere una tensione fino verso l'occhio o la tempia, non so se questo avviene. Più dietro. Dove arriva la tensione toccando questo punto? Vuoi indicare con un dito? Sale Sì. su di qua. Qui sì, dove va a finire? Sopra l'occhio. Ok? Quindi c'è un punto che arriva proprio sopra l'occhio. Tu hai mai mal di testa? Emicrania? Perfetto. L'occhio in questo momento vedi diversamente, discrimina meglio o è sempre offuscato come prima? È meno offuscato, ma come se fosse un po' più pesante. Ok, adesso lo lascio libero un pochettino perché lo abbiamo un po' disturbato. Gli facciamo un po', diamo un po' l'aiuto al tratto cervicale e poi la lasciamo libera così. Un respirone per cortesia. Io osservati ancora l'occhio offuscato per quanto lo era prima, per come tu me lo descrivevi. Ci dici come stanno le cose? Meglio. Meglio cosa vuol Che dire? non è offuscato, Non è più offuscato. solo le luci le vedo ancora con un po' di ombre. Ok, allora ovviamente stiamo lavorando in gruppo, per cui non è certo una terapia individuale, non si può andare oltre certi limiti, però ci sta indicando che questo tipo di lavoro, il gioco delle catene muscolari, neuromuscolari, è un gioco estremamente importante nella funzione deambulatoria, nella funzione visiva, nella funzione masticatoria, eccetera, eccetera. Quindi sono parametri che noi dobbiamo imparare a conoscere, voi avete il dovere di conoscere nella vostra vita professionale chiaramente, ma anche personale per star meglio, perché sono tutti dati che possono essere utilizzati. Quindi avete capito come una semplice azione per un alloce valgo o a scopo preventivo o di immobilizzazione di un piede, di recupero, ha il potere di trasmettere a ritroso nel tempo ciò che è successo in un altro punto del corpo. Questo trauma da qua è andato ad accomodarsi fino ai piedi e i piedi sono i grandi elementi, i grandi piedistalli architettonici che hanno in sé un grandissimo potere di capacità adattativa, compensativa adattativa. Tutto chiaro? Perfetto. Va bene ragazzi, quindi buona continuazione e buon lavoro.